tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo gilet ad uncinetto con questa trama tartan. In tantissime mi avete chiesto di farvi un tutorial su questa tecnica. Quest'anno è esplosa in sciarpe, sciarponi, eccetera. Io ho voluto farvi un gilet. È un progetto tutto sommato facile, però un po' laborioso. Vi devo dire però molto divertente nella sua costruzione, e questo gilet, ovviamente con colori anche diversi, potrebbe essere unisex, quindi anche maschile. Non skippate l'intro perché vi do tutte le misure, parliamo di come modificare le taglie, del filato, di tutto, quindi non skippate l'intro. Il mio gilet è un gilet crop, è corto. Se ve lo volete più lungo, evidentemente basta farlo più lungo. Misura circa dalla spalla alla fine 41 centimetri e mezza circonferenza sono circa 38 centimetri. Direi che è una taglia S e pesa circa 180 grammi. Per farlo ho utilizzato questo filato, è un filato 100% lana, morbidissimo. Sono gomitoli da 50 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 175 metri e si usa con uncinetti da 3,5-4 mm. Io ho usato questi 4 colori che insieme a me piacciono tantissimo, ma se volete utilizzare anche voi questo filato vi lascio nel primo messaggio sotto il video il sito web di Lana Online, dove potete trovare questi colori e molti altri colori dell'Eco Baby e anche eventualmente molti altri filati tra cui scegliere. Per il mio gilet ho usato poco meno di 2 gomitoli del rosa di base, poco più di un gomitolo di fucsia, quindi comunque ce ne vorranno 2, e meno di un gomitolo del rosa chiaro e del verde. Durante il tutorial io vi parlerò dei punti che ho usato io, ma non fanno fede i punti che ho utilizzato io, fa fede il filato che scegliete, l'uncinetto che scegliete dopo aver fatto il campioncino. Io ho usato un uncinetto da 4 mm per la trama di questa tecnica, mentre per le catenelle verticali che formano l'ordito ho utilizzato un uncinetto da 4,5 mm e questi uncinetti li ho scelti facendo prima un campioncino, cioè dobbiamo montare un numero di punti che ci dia un lavoro più grande, un po' più grande di 10 cm, lavorare alcune righe della lavorazione che dobbiamo fare e verificare quanti punti ci servono per fare 10 cm in orizzontale ed eventualmente quante righe ci servono per fare 10 cm in verticale. Come vedete nel mio campioncino ci sono varie prove, avevo iniziato lavorando punti alti e poi alla fine ho deciso di lavorare mezzi punti alti e ho cambiato anche l'uncinetto in mezzo per capire quale sarebbe stato il risultato che volevo ottenere. Quindi, per capire quanti punti montare, dovete fare un campioncino e dovete sapere quanto grande volete fare il vostro gilet. Per quanto riguarda invece l'altezza, vi consiglio di prendere sempre un maglioncino che vi va bene o comunque quello lo potete misurare anche via via. L'importante è capire da quanti punti dobbiamo partire. Vi do ancora qualche misura perché poi so che me le chiederete. Il punto elastico del collo è alto circa 4 cm, quello delle maniche è alto circa 2 cm e quello in basso circa 5 cm. E per il giromanica io avevo tenuto una larghezza di circa 25 cm. Mentre qui sotto restano 14 cm tra il giromanica e
il punto elastico sotto. Se voi lavorate una misura diversa da questa, avrete un numero diverso di punti nel giro, un numero diverso di righe da lavorare, ma potete tenere lo schema dello scalfo della manica e del collo, anche se avete una misura diversa. Ovviamente avrete un numero di punti qui diverso, però come diminuzioni potete utilizzare lo schema che vi do. Per fare il gilet, prima di prendere in mano l'uncinetto, dobbiamo capire come è strutturato questo progetto, quindi abbiate pazienza e guardate anche questa parte del tutorial. Iniziamo dal punto elastico sotto, quindi lo lavoreremo a righe in questo senso. La prima cosa è definire quanto alto lo vogliamo e quindi di quanti punti saranno le righe del punto elastico. Lavoriamo tutta la circonferenza, la chiudiamo e poi iniziamo a lavorare la trama di questo punto da sotto andando verso su. Ma prima ancora di fare il punto elastico, per capire di quante righe è il punto elastico, dobbiamo definire quanti punti avremo nella circonferenza del gilet. Qui non ci sono aumenti, è tutto uguale, c'è sempre lo stesso numero di punti, quindi voi dovete definire la grandezza che vi serve e tramite il campioncino capire quanti punti avrete nel giro. E questa è la proporzione. Se mi servono 75 punti nel giro, avrò nel punto elastico 100 righe di dritto. Questo punto elastico che simula la maglia ha queste righe verticali che sembrano un dritto a maglia e poi c'è il rovescio, diciamo così. Quindi per avere 100 righe di dritto in tutto lavorerò 200 righe di bordo, ma consideriamo solo il dritto che è più semplice nel conteggio. Quindi partiamo dai punti che mi servono nella circonferenza della maglia e per me erano 75. Per trovare il numero di righe di dritto devo fare così: 75 diviso 3, nel mio caso fa 25, e moltiplico 25 per 4, nel mio caso fa 100, e 100 sono appunto le righe di dritto. Quindi in totale mi serviranno 200 righe di punto elastico. Poi nel tutorial vi mostro con che schema agganceremo i punti al punto elastico, adesso non preoccupatevi di questo, e se non viene un numero tondo come è venuto a me, cioè giusto, e vi viene con la virgola, approssimate che non cambia niente, ok? In questo tipo di lavorazione un punto in più o un punto in meno non cambia. Un'altra cosa da definire subito è lo schema del cambio di colore. Io vi do il mio, ma voi ovviamente potete cambiarlo come preferite. Lo stesso schema che ho fatto in orizzontale l'ho ripetuto in verticale. Voi anche questo potete farlo come preferite, uguale o diverso. Ho lavorato 8 righe con il rosa, una con il verde, una con il rosa pallido, verde, rosa pallido, verde, 8 righe con il rosa, una con il fucsia, e poi lo schema si ripete e si ripete tutte le volte che serve. Ho lavorato tanto su questo progetto per farlo venire così com'è e devo dirvi che sono molto soddisfatta del risultato, ma come sempre aspetto i vostri commenti. Fatemi sapere se il tutorial vi è piaciuto regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora davvero iniziamo e prendiamo in mano l'uncinetto. Iniziamo con il punto elastico sui fianchi, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo il numero di catenelle che ci serve per l'altezza che abbiamo definito per il nostro punto elastico. Io lavorerò 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lavorate le catenelle che ci servono, lavoriamo una catenella e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoreremo un punto bassissimo in ogni punto.
Per questa prima riga lavoriamo nel filo che c'è dietro le catenelle. La catenella davanti si presenta così, se giriamo c'è un filo dietro questo, lavoreremo in questo filo, un punto bassissimo in ogni punto. Lavorando questi punti morbidi. Lavorata la prima riga, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e da qui in poi tutte le righe sono uguali alla riga 2. Se giriamo il lavoro un po', vediamo le catenelle dei punti bassissimi, lavoriamo in costa dietro, prendendo sempre e solo la mezza catenella dietro del punto della riga precedente e lavoriamo sempre punti bassissimi, un punto in ogni punto. Lavorando sempre morbido. In questo modo, da qui in poi basta solo ripetere la riga 2. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, prendendo sempre solo la mezza catenella dietro. E andiamo avanti così per tutte le righe che ci servono per il punto elastico del girovita. Per lavorare l'intera circonferenza che mi serve per il gilet ho lavorato 201 righe. 200 righe sono quelle che mi servivano per il numero di punti che poi dobbiamo montare per il corpo del gilet, ma per chiudere in modo perfetto questo tipo di lavorazione dobbiamo avere un numero dispari di righe e quindi ne ho aggiunta una e sono arrivata a 201. Vediamo un attimo come leggere le righe. In questo tipo di lavorazione, questo è l'inizio del lavoro, questa è la codina iniziale, questo che ho segnato col marker qui su è la riga 1 e forma la prima colonna di finta maglia rasata, questo che sembra il dritto a maglia rasata, questa è la riga 1. Aprendo un po' il lavoro, questo che sembra il rovescio o comunque funge da rovescio è la riga 2, 3, 4, 5 e così via. In questo modo contate le righe in questo tipo di punto elastico. Per chiudere in cerchio la circonferenza, lavorata l'ultima riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e appaiamo la fine e l'inizio, tenendo l'inizio del lavoro davanti. E lavoriamo una riga di punti bassissimi prendendo la mezza catenella davanti del punto davanti, così, questo è tutto il punto del pezzo davanti, è sempre un po' girato dietro rispetto a come teniamo il lavoro, prendiamo solo la mezza catenella davanti e prendiamo la mezza catenella dietro del pezzo dietro e lavoriamo i punti bassissimi e lavoriamo in questo modo tutta la riga. La mezza catenella davanti del pezzo davanti e la mezza catenella dietro del pezzo dietro. In questo modo facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo questo filo. Questo è il rovescio e se giriamo abbiamo il dritto. Nel dritto la lavorazione è perfetta. Prepariamo un nodino iniziale con il filo dominante e ci agganciamo, qui abbiamo unito il lavoro, ci agganciamo sulla prima riga che sembra un dritto a maglia rasata, che è questa dove ci sono le V, e ci agganciamo sulla prima V. E qui lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con un punto basso e una catenella. Poi lavoriamo una catenella di separazione e lavoriamo nel prossimo punto dritto, questa che si presenta come una V. Una catenella, saltiamo la prossima V e lavoriamo su quello che potrebbe essere il rovescio, cioè qua in mezzo.
prendendo i fili in modo da prendere sempre almeno 2 fili. Una catenella e saltiamo la prossima V e ripetiamo un mezzo punto alto nella V ancora successiva, una catenella, un mezzo punto alto nella V, una catenella, salto una V e lavoro nel successivo rovescio, qui. Una catenella, salto una V e ripeto una catenella, salto la riga di dritto, nella successiva un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto nel prossimo dritto, una catenella, un mezzo punto alto nel rovescio, saltando una riga di dritto, qua. E vado avanti così per tutto il giro. Quando arriviamo alla fine del giro non è importante se concludiamo o meno la ripetizione, come arriviamo, facciamo una catenella e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. E giriamo il lavoro. Ad ogni fine giro giriamo il lavoro. E da qui in poi tutti i giri sono uguali al giro 2. Iniziamo con un mezzo punto alto che sostituiamo con un punto basso e una catenella, poi lavoriamo una catenella per l'archetto e un mezzo punto alto sul mezzo punto alto del giro precedente, e così lavoriamo tutto questo giro e tutti i giri. Un mezzo punto alto, una catenella. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, giriamo il lavoro e continuiamo in questo modo. Ho lavorato 8 righe con il filato rosa ed ora vediamo come cambiare il colore. Ho chiuso il giro con un punto bassissimo, faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Come sempre ad ogni riga giriamo il lavoro, quindi giriamo il lavoro. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del colore che ci serve e ci agganciamo sul primo mezzo punto alto del giro, facendo il primo mezzo punto alto, sostituendolo con un punto basso e una catenella. E da qui lavoriamo tutto il giro, una catenella, un mezzo punto alto sul punto alto, una catenella e così via. Se invece cambiamo colore ad ogni giro, non tagliamo il filo, giriamo il lavoro e agganciamo il filo del nuovo colore. Facciamo una catenella e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. Questo filo, in questo caso, lo lasciamo davanti perché questo è il rovescio del lavoro. Quando saremo sul dritto, questo filo lo lasciamo dietro. E lavoriamo la riga normalmente, cominciando con il primo mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto e lavoriamo anche tutto questo giro. Completato il giro, passiamo il filo davanti, prendiamo il filo verde che gli passa sopra, facciamo una catenella e tiriamo il filo bianco per farlo sparire. Giriamo il lavoro e cominciamo a lavorare con il verde normalmente. E il filo rosa chiaro lo lasciamo dietro sul rovescio del lavoro. Alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto e questa volta che siamo sul dritto del lavoro, per cambiare colore basta prendere il filo rosa chiaro, fare una catenella, tirare il filo verde per farlo sparire
e proseguire. Quindi giriamo il lavoro e lavoriamo il prossimo giro. E questo è il modo che abbiamo per cambiare colore quando cambiamo ad ogni riga senza tagliare il filo, oppure se preferiamo tagliamo il filo ogni volta come abbiamo visto per il rosa. E in questo modo andiamo avanti con lo schema fino ad arrivare al sottomanica. Ed ora vediamo come fare lo scalfo per le maniche. Mettiamo due marker, uno da una parte e uno dall'altra, dividendo a metà il lavoro. Io ho contato e per il mio gilet ho 75 quadratini di questi. Sono dispari e quindi ne terrò 37 per il dietro e 38 per il davanti. Contiamo i quadratini e mettiamo i marker nei mezzi punti alti che staranno sui fianchi e cominciamo a lavorare il primo giro dello scalfo. Ho chiuso il giro e ho girato il lavoro come sempre. Ora lavoriamo 2 punti bassissimi per spostarci sul terzo mezzo punto alto e qui lavoriamo un punto basso, una catenella e poi ricominciamo a lavorare la sequenza: una catenella, un mezzo punto alto, nel prossimo mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto e così via fino a 2 mezzi punti alti dal successivo marker. Ci fermiamo 2 mezzi punti alti prima del marker e finiamo la riga con un mezzo punto alto. Giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle e un mezzo punto alto sul mezzo punto alto successivo e da qui ricominciamo a lavorare normalmente. Un mezzo punto alto, una catenella, continuiamo così fino a un mezzo punto alto dalla fine della riga. In questo modo qui abbiamo l'ultimo mezzo punto alto e qua abbiamo le 2 catenelle e il punto basso. Qua iniziamo un mezzo punto alto sul prossimo mezzo punto alto, portiamo fuori il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella dopo il punto basso, portiamo fuori il filo sull'uncinetto, chiudiamo solo il primo filo ed ora chiudiamo tutto assieme così. Giriamo il lavoro, 2 catenelle e un mezzo punto alto nel prossimo mezzo punto alto e ricominciamo: una catenella, un mezzo punto alto e continuiamo così fino a 2 mezzi punti alti dalla fine della riga. E tra i 2 mezzi punti alti della fine della riga lavoriamo una diminuzione: filo sull'uncinetto, entriamo nel primo, portiamo fuori il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo, portiamo fuori il filo, chiudo un solo filo e adesso chiudiamo tutto assieme. E qui io devo anche cambiare colore, quindi faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Con questa riga abbiamo concluso le diminuzioni per lo scalfo delle maniche. Da qui in poi lavoriamo su tutti i mezzi punti alti che abbiamo, partendo dalla diminuzione che abbiamo fatto nell'ultima riga e lavorando normalmente fino all'ultimo mezzo punto alto, cambiando colore ogni volta che serve, e continuiamo in questo modo fino a quando vedremo come fare le diminuzioni dello scollo. Dopo le diminuzioni per lo scalfo che abbiamo visto insieme, ho lavorato 26 righe e dove ho cambiato colore ho tagliato il filo ogni volta perché non si può fare diversamente. Ed ora vediamo come fare lo scollo. Contiamo il numero di quadratini che abbiamo, per esempio sul davanti, in questo caso proprio i forellini, io ne ho 30 e mettiamo 2 marker al centro per lasciare le prime diminuzioni dello scollo. Io ho lasciato 6 quadratini e poi ho messo un marker da una parte e uno dall'altra. Voi potete tenere un quadratino in più, uno in meno, anche considerando che potreste avere un numero dispari di quadratini, oppure farlo più grande, più piccolo, come preferite. Da qui ricominciamo a lavorare, lavoriamo fino a questo marker e poi lavoriamo il resto dello scollo.
Quindi giriamo il lavoro e ricominciamo a lavorare normalmente. Sostituiamo il primo mezzo punto alto con un punto basso, una catenella e poi lavoriamo una catenella. E per la precisione, lavorando a righe, lavoriamo non sul mezzo punto alto, che sarebbe questo, ma in realtà sulla catenella, perché ho visto che il lavoro viene più verticale in questo modo. Quindi, quando lavoriamo a righe così, in realtà nella prima sequenza non saltiamo un punto, lavoriamo direttamente qui e poi da qui una catenella, un punto e andiamo avanti così fino al marker. Ci fermiamo un mezzo punto alto prima del marker e qui entro nel mezzo punto alto, porto fuori il filo sull'uncinetto, entro nel successivo, porto fuori il filo, chiudo uno e poi chiudo tutto assieme e giriamo il lavoro. Camminiamo con punti bassissimi e qui cominciamo la nuova riga. Un punto basso, una catenella e ricominciamo la sequenza normalmente. E alla fine della riga, ma questo succede in tutte le righe, lavorando appunto nella catenella e non nel mezzo punto alto, se saltassimo un punto lavoreremmo in questa catenella e ci resterebbe una catenella in più qui rispetto al mezzo punto alto. Quindi alla fine della riga lavoriamo nella prima catenella dopo il punto basso, quindi proprio nell'ultimo mezzo punto alto, anche se vuol dire saltare 2 catenelle qui. Giriamo il lavoro e lavoriamo la prossima riga. Lavoriamo fino a 3 mezzi punti alti dalla fine della riga e qui lavoriamo la diminuzione entrando nel prossimo mezzo punto alto, portiamo fuori il filo, nel successivo portiamo fuori il filo, chiudiamo uno e poi chiudiamo tutto assieme. Giriamo il lavoro e lavoriamo un'ultima diminuzione, una catenella e partendo dal prossimo mezzo punto alto ricominciamo a lavorare normalmente. Un punto basso, una catenella per sostituire il primo mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto e così via. Giriamo il lavoro e lavoriamo un'ultima riga senza diminuzioni. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Lavoriamo anche l'altra metà dello scollo partendo dal punto in cui abbiamo il marker e qui lavoriamo un punto basso, una catenella e ricominciamo dal mezzo punto alto successivo a lavorare la sequenza, un mezzo punto alto, una catenella fino alla fine della riga. Quindi in questo caso il primo mezzo punto alto della riga è proprio il primo mezzo punto alto che abbiamo lavorato. Questa fa da diminuzione. Proseguiamo, lavoriamo tutta questa riga, giriamo il lavoro e lavoriamo l'altra riga fino ad arrivare a 3 mezzi punti alti dalla fine della riga. E qui come prima lavoriamo la diminuzione, entriamo nel prossimo mezzo punto alto, portiamo fuori il filo, nel successivo portiamo fuori il filo, chiudo uno e chiudiamo tutto assieme. Giriamo il lavoro e lavoriamo la diminuzione, lavoriamo una catenella, un punto basso nel prossimo punto, una catenella e dal successivo mezzo punto alto cominciamo con la sequenza, un mezzo punto alto, una catenella e questo è il primo mezzo punto alto della riga. Giriamo il lavoro.
Lavoriamo fino a 2 mezzi punti alti dalla fine della riga e qui lavoriamo la solita diminuzione. Giriamo il lavoro e lavoriamo l'ultima riga. E anche qui alla fine una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il retro ho lavorato 30 righe da dopo le diminuzioni dello scalfo e adesso lavoriamo una sola riga per lo scollo. Iniziamo la riga come al solito con un punto basso e una catenella per sostituire il primo mezzo punto alto e lavoriamo normalmente. Lavorati 5 quadratini, 1, 2, 3, 4, 5, lavoriamo una diminuzione, fatto la catenella, entro nel prossimo mezzo punto alto, nel successivo, chiudo uno e poi tutto assieme. Ora mettiamo il lavoro sul rovescio, appaiamo il davanti e il dietro lasciando i dritti all'interno, cioè rovesciamo il lavoro e con una riga di punti bassissimi cuciamo la spalla lavorando un punto in ogni punto. Prendendo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro. E una volta cucita tutta la spalla facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Dall'altra parte contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadratini, 7 e ci agganciamo in questo mezzo punto alto. Qui lavoriamo un punto basso, una catenella e iniziando dal prossimo mezzo punto alto lavoriamo normalmente il resto della riga. Appaiamo il davanti e il dietro lasciando i dritti all'interno e cuciamo la spalla lavorando una riga di punti bassissimi, un punto in ogni punto, prendendo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro. Raddrizziamo il gilet sul dritto